Ciao a tutti amici di Vanilla. Oggi affronto un argomento che tantissimi di noi hanno già visto al liceo. Citerò alcuni passaggi che molti conoscono a memoria. È un'emozione leggerli di fronte a migliaia di persone, li ricordo ancora mentre studiavo letteratura latina e un po' mi vergognavo a leggerli in classe davanti a tutti ed eravamo soltanto 21. Poi quando avevo 18 anni facevo il duro, però alcuni di questi passaggi li scrivevo nelle lettere alle amiche. Ma non perdiamoci e torniamo a noi. Di Clodia Catullo scrisse: Viviamo, mia lesbia, e amiamoci. E le dicerie dei vecchi severi consideriamole tutte di valori pari a un soldo. I giorni possono tramontare e risorgere. Noi, quando una buona volta finirà questa breve vita, dobbiamo dormire un'unica notte eterna. Dammi 1000 baci, poi 100, poi ancora 1000, poi di nuovo 100, poi senza smettere altri 1000 e ancora 100. La sua relazione con Lesbia era all'inizio, ma come si può notare dal Carme 85, a un certo punto abbandonò l'euforia sentimentale e si lasciò andare a un'amara constatazione. Odio e amo. Forse chiederai come sia possibile, non so, ma è proprio così e mi tormento. Fra il cosiddetto Carme dei Baci e quello dell'Odi et Amo c'è di mezzo la sua tormentata storia d'amore con una donna di cui neanche Cicerone aveva una buona opinione. Clodia, che Catullo chiamò Lesbia in onore della poetessa Saffo, originaria dell'isola greca di Lesbo, non era né una rispettabile matrona romana né una donna virtuosa. Il perfetto riassunto di come Cicerone la vedeva è un soprannome che le affibbiò durante l'orazione della Procelio, la Medea del Palatino, la controparte romana di quella femme fatale della mitologia greca che agiva per mezzo di inganni e di efferatezze. Ma questo lo vedremo dopo. Nel secondo secolo d.C. Apuleio affermò che il vero nome della lesbia di Catullo era Clodia e nel Cinquecento l'umanista Piero Vettori la collegò alla moglie del proconsole Quinto Metello Celere, ovvero la Clodia tanto invisa a Cicerone. Da allora è opinione, quasi del tutto condivisa, che queste due figure del passato coincidano, ma per ricostruire la vita della scandalosa Clodia dobbiamo per forza affidarci al Liber di Catullo e alla Procelio di Cicerone. Le informazioni sono poche e coprono solo qualche anno, ma bastano per tratteggiare a grandi linee la biografia di una donna colta, elegante, licenziosa e spregiudicata. Prima di cominciare a narrare la storia di Clodia e Catullo, lasciatemi fare i complimenti a Geopop, il primo canale di divulgazione italiano a passare il 1.000.000 di iscritti qui su YouTube. Fantastici, secondo me qualche anno fa in tanti avrebbero sorriso pensando a YouTube come a un luogo in cui viene divulgato tanto sapere. Loro ci sono riusciti con la scienza, noi che parliamo di storia e cultura siamo ancora fermi a 320.000 circa. Ragazzi, dobbiamo darci da fare perché non vogliamo fare la parte degli umanisti che rimangono sempre indietro rispetto agli scienziati. Quindi, se non sei iscritto, sai cosa fare. E ora, cominciamo. Claudia Pulcra nasce intorno al 94 a.C., figlia di Appio Claudio Pulcro, un esponente dell'antica gens Claudia, la cui origine risale alla fondazione di Roma. In gioventù segue l'esempio di suo fratello maggiore, Publio Claudio, poi divenuto Publio Clodio Pulcro, e chiude i dittonghi del suo nome, come vuole la tradizione popolare, per trasformarlo in Clodia. Nel 63 a.C. va in sposa al console Quinto Metello Celere, ma si tratta di un matrimonio poco felice. La coppia litiga spesso, così sempre in pubblico, e Clodia, poco incline alla fedeltà, sfrutta le sue frequentazioni mondane per circondarsi di numerosi amanti. È una donna bella e piena di fascino, un'ammaliatrice, e in molti cadono ai suoi piedi, incluso un certo Gaio Valerio Catullo, di 10 anni più giovane di lei. Il poeta lascia la natia Verona nella Gallia Cisalpina tra il 61 e il 60 a.C. e si trasferisce a Roma, dove frequenta gli ambienti aristocratici e intellettuali della città e inizia una delle relazioni adultere più celebri della letteratura latina. Catullo è innamorato perso di Clodia, canta della sua lesbia come se fosse l'incarnazione dell'Eros e descrive la loro unione come un'esperienza totalizzante. All'inizio il poeta si illude della sincerità dell'amante,
Lei gli promette fedeltà, qualcosa di grande, duraturo, ma non sarà così, perché, per quanto il loro patto d'amore sembri quasi un vincolo matrimoniale, Lesbia deve ancora mostrare la sua vera natura. Nel Carme 107, Catullo descrive il primo allontanamento di Clodia. Non sappiamo cosa sia successo, ma è probabile che la donna sia già venuta meno al suo giuramento, salvo poi riavvicinarsi al poeta e convincerlo che si sia trattato solo di un episodio sporadico. La verità, però, è ben più amara. Catullo abbandona la centralità dell'amore e gli affianca l'odio, il suo sentimento contrario. La vera lesbia si palesa sempre di più, mente, inganna, tradisce, usa parole fuorvianti, fa promesse che non manterrà mai, ma Catullo non riesce a dimenticarla. Un tempo dicevi di avere come amante il solo Catullo, o Lesbia, che non lo avresti scambiato nemmeno per Giove. Ora invece conosco chi sei, e quand'anche la mia passione diventi più ardente, tuttavia ti considero più volubile e abietta. Catullo è in una fase di stallo, Lesbia lo ha tradito e ha infranto la promessa di fedeltà. Addirittura in un altro Carme scopriamo che si è messa a sparlare di lui nelle Domus Romane. La donna continua imperterrita a mentire, ingannare e a circondarsi di nuovi amanti, e ben presto dell'odi et amo rimane solo l'odio. Dopo averla cantata come una sorta di donna angelo, Catullo è stanco e descrive Lesbia alla stregua di una meretrice, i cui 300 amanti non bastano a saziare il suo animo infedele. Chiusa la burrascosa relazione col poeta, Clodia continua a far parlare di sé e quando nel 59 a.C. suo marito Metello entra in contrasto con Giulio Cesare e muore in circostanze misteriose, qualcuno si convince che sia stata lei ad avvelenarlo per conto di Cesare. La vedovanza non la scalfisce, anzi, le offre terreno fertile per una maggiore libertà d'azione e quando Marco Celio Rufo, più giovane di lei di circa 10 anni, si trasferisce sul Palatino, dove appunto abita Clodia, la donna lo aggiunge alla sua schiera di amanti. Nel 57 a.C. a Roma giunge una delegazione di 300 sudditi egiziani, capitanati dal filosofo Dione di Alessandria, che hanno il compito di impedire al Senato di appoggiare il destituito Tolomeo XII nel suo piano di riconquista del trono. La spedizione si trasforma in un massacro e i sicari del faraone uccidono quasi tutti i diplomatici alessandrini, incluso Dione, della cui morte viene accusato Celio. L'evento, che ha luogo nel 56 a.C., poco dopo che il giovane Marco Celio Rufo ha interrotto la relazione con Clodia, gli costa un processo per sovversione contro l'ordine pubblico, celebrato fra il 3 e il 4 aprile. Dietro i vari capi di imputazione ci sono Publio Clodio Pulcro e sua sorella Clodia, con quest'ultima che fornisce all'accusa una testimonianza fondamentale. Secondo la sua ricostruzione dei fatti, ambientata poco prima della tragica morte degli Alessandrini, Celio si reca da lei e le chiede in prestito dei soldi, senza dirle cosa debba farci. La donna acconsente e più tardi scopre che sono serviti per assoldare gli assassini dell'Alessandrino Dione. Quando Celio lo viene a sapere, paga i servi di Clodia per avvelenarla, ma questi avvisano la padrona e la salvano. Con un resoconto del genere, per Celio non si prospetta altro che la morte, perché Clodio è un importante alleato di Cesare, ma se nel primo giorno di udienza l'accusa lo fa a pezzi, descrivendolo come un giovane dissoluto e capace di ogni misfatto, il 4 aprile giunge in suo soccorso un certo Marco Tullio Cicerone. Fra Cicerone e Clodio ci sono vecchi attriti e il celebre oratore decide di attaccare il rivale attraverso la sorella Clodia, la cui fama poco lusinghiera la precede. Il processo a Celio si trasforma in un procedimento giudiziario in cui i rancori personali di tutte le parti in causa si intrecciano con la politica. La linea difensiva di Cicerone è semplice. I capi di imputazione si reggono in piedi grazie alla testimonianza di Clodia e se vuole ottenere il rilascio, la soluzione di Celio, non deve concentrarsi sulle accuse, ma sulla testimone. Nel suo discorso, raccolto nella Pro Celio, presenta Clodia per quello che è, una libertina protagonista di tanti pettegolezzi.
Addirittura qualcuno parla di una possibile relazione incestuosa fra lei e Clodio. Nulla di cui meravigliarsi, dice Cicerone, considerando la sua schiera di amanti pressoché infinita. Come si può credere alla testimonianza di una donna così lontana dalle virtù delle rispettabili matrone romane? Una vedova immorale come Clodia ha inventato di sana pianta tutta la storia dei soldi e dell'avvelenamento per vendicarsi di Celio. Fra l'altro, proprio lei, che a sua volta è stata sospettata di aver avvelenato il marito. Il giovane aveva capito chi era Clodia, la Medea del Palatino, come la definisce Cicerone, e l'aveva allontanata, ferendone la vanità. Ed è stato in quel momento che, sempre secondo Cicerone, la donna avrebbe reagito facendo quello che sapeva fare meglio, manipolare e mentire. Alla luce di tutti questi elementi, perché dar credito alle insinuazioni di una donna più vicina a una prostituta che a una matrona? Per Cicerone è un successo su tutti i fronti. I giudici affermano l'innocenza di Celio, che viene scagionato. Clodia esce dal processo sconfitta e umiliata, pubblicamente derisa da tutti. Le notizie biografiche su di lei si esauriscono dopo il processo. Non sappiamo cosa le sia successo e quando sia morta, ma grazie alla Pro Celio di Cicerone e al Liber Catulliano sappiamo quanto basta per delineare il ritratto di una femme fatale del passato, di un'abile manipolatrice che si invischiò nella politica romana, raggirò un inerme Catullo ed entrò per sempre nella storia della letteratura latina.